Quante volte ti è capitato di prendere in mano un capo che ami e pensare non è più come prima? Magari era il tuo maglione preferito, quello morbido, caldo che ti faceva sentire subito a tuo agio e oggi è rigido, infiltrito e quasi irriconoscibile. Oppure una camicia che amavi ma che con il tempo ha iniziato a ingrigirsi o ancora un jeans che ha perso colore e carattere. Molto spesso davanti a queste situazioni la risposta è una sola: lo mettiamo da parte, lo lasciamo in fondo all'armadio o peggio lo eliminiamo. E invece la verità è che tantissimi capi possono essere recuperati e spesso anche meglio di prima. Recuperare un capo non è solo una questione pratica, è un gesto di stile, di consapevolezza ed è anche una tendenza sempre più forte nel mondo della moda. Oggi prendersi cura dei vestiti ripararli e valorizzarli è molto più cool che comprarne sempre di nuovi. In questo video voglio raccontarti 5 metodi che funzionano per recuperare i capi rovinati. Niente soluzioni miracolose o trucchi inutili, ma piccoli gesti concreti che davvero possono cambiare il destino di un capo. Vediamo il primo. Partiamo da uno dei drammi più comuni, il maglione che dopo un lavaggio sbagliato non è più lo stesso. La lana diventa dura, il cashmere perde morbidezza, il tessuto sembra quasi arrabbiato. La prima cosa da sapere è che in questi casi le fibre si sono semplicemente contratte, non sono rotte, non sono perse, sono solo stressate. Ed è qui che entra in gioco un trucco semplice ma davvero efficace: una molla in acqua tiepida con un po' di balsamo per i capelli. Il balsamo infatti aiuta le fibre a rilassarsi, un po' come fa con i capelli secchi. Dopo una ventina di minuti già al tatto sentirai la differenza. Il capo va poi risciacquato con delicatezza e strizzato ma delicatamente e lasciato asciugare in piano, ridando forma con le mani. È un processo lento, ma è proprio questa lentezza che fa la differenza. E spesso quando il capo è asciutto ti rendi conto che non solo è più morbido, ma sembra anche più curato di prima. Nel caso in cui invece abbiamo a che fare con delle macchie o degli aloni, a volte pensiamo che queste macchie sono irrimediabili e quindi restano lì pronte a tornare fuori alla prima luce giusta. L'errore più comune è aggredire il tessuto, quindi strofinare forte, usare prodotti troppo aggressivi o lavare e rilavare sperando che spariscano da sole. In realtà la cosa più efficace è fermarsi un attimo e capire il tipo di tessuto. Per molti capi, infatti, soprattutto in cotone o lino, una miscela semplice di bicarbonato e limone può essere miracoloso. Non serve strofinare, basta applicare, lasciare agire e risciacquare con calma. Quando invece parliamo di tessuti più delicati come seta o viscosa, la parola chiave è una sola: avere il rispetto del capo. Quindi tamponiamo e usiamo acqua fredda muovendoci con pazienza. A volte una macchia non sparisce del tutto ma diventa molto meno visibile e spesso è proprio quello che serve per tornare ad indossare il capo. Quando invece il nostro capo è scolorito, viene subito considerato come vecchio. Ma la verità è che oggi molti effetti che troviamo nei negozi nascono proprio da scolorire in maniera controllata. Un nero quindi diventa un grigio antracite, un blu che si ammorbidisce, un bianco che perde l'abbagliante perfezione iniziale. In molti casi non serve combattere il colore che cambia, ma accompagnarlo. Per esempio, l'aceto bianco nell'ultimo risciacquo aiuta tantissimo a ravvivare i capi scuri e a renderli più uniformi. Per i capi chiari, un ammollo delicato può fare più di qualsiasi candeggina. Il punto è cambiare prospettiva, chiedersi non come era prima, ma come posso valorizzarlo adesso. È importante poi fare piccole riparazioni,
Quindi un bottone mancante, una cucitura che cede o un piccolo strappo vanno riparati. Sono dei dettagli minuscoli, ma sono capaci di rovinare completamente l'effetto di un capo. Eppure nella maggior parte dei casi bastano pochi minuti per sistemarli. Oggi poi non parliamo più solo di riparazioni invisibili, sempre più spesso la riparazione diventa parte del design, come una cucitura in vista, un piccolo ricamo, un dettaglio che racconta una storia. È il cosiddetto visibile mending, che sta conquistando anche la moda più contemporanea. Quindi ripariamo sì, ma con stile. A volte poi il problema non è il tessuto, non è il colore e non è nemmeno il tempo, ma è la forma. Nel caso ad esempio di una borsa che si affloscia, un blazer che perde la sua struttura, un cappotto che sembra stanco, qui il vapore diventa un alleato incredibile. Il vapore ridà infatti memoria al tessuto, lo aiuta a tornare alla sua forma originaria. E anche quindi piccoli accorgimenti come l'uso di appendini giusti o il modo in cui li riponiamo in un armadio fanno la differenza. Molto spesso un capo non è rovinato, è solo trattato male. Quindi recuperare un capo con attenzione è un atto che possiamo mettere in pratica verso il tuo stile, verso ciò che possiedi e verso il modo in cui vivi la moda. Non si tratta quindi solo di risparmiare o di essere sostenibili, ma di costruire un rapporto più profondo con ciò che andiamo ad indossare. E la cosa bella è che quando inizi a farlo non torni più indietro. Se questo video ti è stato utile, fammelo sapere con un like, raccontami nei commenti qual è il capo che vorresti recuperare e iscriviti al canale per altri contenuti di moda, tendenze, stile consapevole.